Pensate all'ultima volta che avete creato un account su un sito nuovo. Avete inventato una password nuova, originale, impossibile da indovinare? Oppure avete usato quella solita, quella che usate ovunque? Beh, se avete risposto quella solita, e statisticamente è così per la maggior parte delle persone, questo video è per voi, perché c'è un problema enorme in quella scelta e non è quello che pensate. Ciao hackerine e hackerini! Il problema non è che la vostra password è debole, magari anche lunga, complicata, con simboli e numeri. Il problema è che la state usando su 30 siti diversi. E di quei 30 siti, quanti pensate abbiano una sicurezza impeccabile? Quanti salvano la vostra password nel modo giusto? E quanti sono stati violati negli ultimi anni senza che voi lo sapeste? Basta che uno solo faccia una cosa sbagliata, uno solo, e a quel punto chi ha quei dati li prova su Gmail, su PayPal, su Amazon e funziona perché è la stessa password. È come usare la stessa chiave per casa, macchina e cassetta della posta. Perdete quella chiave una volta sola e avete perso tutto. La soluzione logica è abbastanza ovvia, password diverse per ogni sito. Il problema è che nessun essere umano può ricordarne 50 diverse, cioè io a malapena ne ricordo una. Ed è proprio qui che entra in scena il mitico Password Manager. L'idea è semplice, quanto geniale. Immaginate un portachiavi, ma invece di tenerlo in tasca lo tenete dentro una cassaforte e quella cassaforte ha una sola combinazione e siete voi a sceglierla. Il Password Manager è praticamente quella cassaforte. Dentro ci sono tutte le vostre password, una diversa per ogni sito. Voi non le ricordate. Le potete inserire voi oppure le genera lui direttamente, lunghe, casuali. Voi ricordate solo una cosa, la combinazione per aprire la cassaforte, quella che si chiama Master Password. Se perdete questa chiave non potete più aprire il vostro password manager. E fino a qui diciamo sembra già comodo, ma i password manager moderni fanno anche altro. Per esempio possono generare password al posto vostro, password lunghe e casuali, che nessun essere umano scriverebbe mai e nessun programma indovinerebbe facilmente. E poi insomma, le password generate vanno in quella cassaforte che in realtà si chiama Vault. Poi alcuni vi avvisano anche quando una password compare in un data breach noto, cioè quando un sito è stato violato e i vostri dati potrebbero essere in giro. E alcuni rilevano i duplicati. Se state usando la stessa password su più siti, cosa che dopo questo video non farete più, ve lo segnalano. Ecco, però vi devo dire che ci sono due tipologie di password manager, perché potreste usare quello locale, quindi sul vostro PC, oppure quelli nel cloud, quindi sul server di qualcun altro. Io non demonizzo né uno né l'altro, ci sono pro e contro per entrambi. Praticamente hanno le stesse funzionalità, però i password manager nel cloud, tipo Bitwarden, OnePassword ed altri, aggiungono un pezzo importante a questo schema. Perché tutto quello che fa il password manager avviene sul vostro dispositivo, telefono o computer che sia, prima ancora che qualsiasi dato venga inviato ad internet. Quello che arriva ai loro server è soltanto il vault, cioè la cassaforte, però già cifrato, cioè trasformato in una forma irriconoscibile. Loro custodiscono la vostra cassaforte, ma non hanno la combinazione, non possono aprirla, nemmeno volendo. È come se affidaste la vostra cassaforte ad un magazzino ultra sicuro, ma l'unica copia della combinazione ce l'avete solo voi. Il magazzino non sa cosa c'è dentro. Però ecco, questa è la differenza sostanziale tra scegliere un password manager locale oppure sul cloud. Se usate un password manager locale come KeePass, il Vault, quindi la cassaforte, rimane solo sul vostro dispositivo, non esce mai. Il controllo è totale perché comunque rimane sul vostro PC. Però il prezzo è la responsabilità totale. Se perdete il file senza un backup, avete perso tutto, nessuno può aiutarvi. Se invece usate uno sul cloud, il Vault viene sincronizzato su server remoti, sempre cifrato, sempre illeggibile per loro. Cambiate una password sul telefono e la ritrovate sul PC 30 secondi dopo. È comodo. Il compromesso è che state affidando la custodia della vostra cassaforte, chiusa, ma pur sempre la vostra cassaforte, a qualcun altro. In più, il rischio che qualcuno rubi il Vault è più alto sul cloud, perché comunque sta su internet. Ovviamente ci sono controlli e misure di sicurezza, però insomma sta sempre su internet. Invece quello locale, qualcuno deve entrare sul vostro computer per poterlo rubare. E lì, insomma, mi preoccuperei soprattutto di come ci sono entrati.
Però nessuna delle due è sbagliata, dipende da quanto volete occuparvi voi della sicurezza e quanto volete che sia semplice. Io per esempio uso un password manager locale, perché non voglio che nei peggiori dei casi qualcuno possa rubare il mio Vault. Però insomma, io sono paranoica, eh. Quindi il Vault è praticamente impenetrabile, la cifratura regge, la trasmissione è sicura, ma c'è una cosa che nessun algoritmo può proteggere, il momento in cui voi aprite la cassaforte. Pensateci, la cassaforte più blindata del mondo è inutile se qualcuno vi guarda mentre digitate la combinazione. Non deve scassinarla, aspetta e basta. Un malware sul vostro computer potrebbe fare esattamente questo. Si mette in ascolto e cattura la master password nel momento preciso in cui la digitate, prima ancora che il password manager faccia qualcosa con essa. La cassaforte è intatta, siete solo voi che l'avete aperta davanti a qualcuno senza saperlo. Non è un problema del password manager, è un problema del dispositivo su cui gira. E questo insomma vale per qualsiasi sistema di sicurezza al mondo. E non è solo teoria. Nel 2022 LastPass, che è un noto password manager sul cloud, ha subito una violazione seria. Un hackerino è riuscito ad entrare nella loro infrastruttura e ha fatto una cosa precisa: ha rubato una copia dei vault di milioni di utenti. Ora, e questo è il punto chiave, quei vault erano cifrati, l'hackerino non aveva le password per aprirli. Ma ecco il problema. Immaginate che qualcuno rubi la vostra cassaforte fisica e se la porti a casa. Non sa la combinazione, per ora, ma adesso ha tutto il tempo del mondo per provare le combinazioni. Nessuna fretta, nessun allarme. Può stare lì ad aspettare che la tecnologia migliori o semplicemente a provare milioni di combinazioni. Chi aveva una master password debole, tipo una parola di dizionario o qualcosa di corto, è esposto esattamente a questo. La cassaforte è stata portata via, il tempo lavora contro di loro. Per questo è importante utilizzare master password complesse e difficili da indovinare, soprattutto se si usano password manager sul cloud. Cioè, mettere password come master password di un password manager forse non è proprio una bella idea, dico, eh. Ma come vi dicevo, anche il password manager locale ha i suoi problemi. Per esempio c'è il caso KeePass del 2023, che è diverso e per certi versi ancora più insidioso, perché è stata scoperta una vulnerabilità che non attacca il Vault. Il Vault era intatto, la crittografia perfetta. Il problema era un'altra cosa. Quando voi aprite KeePass e digitate la master password, quella password passa per la memoria del computer, anche solo per un istante. Di solito viene subito eliminata, ma in certe condizioni dei frammenti di quella password rimanevano in memoria più a lungo del previsto e chi aveva già accesso al computer poteva estrarli. È come avere una cassaforte blindatissima, ma la combinazione che digitate lascia una traccia sottile sulla tastiera. La cassaforte non è stata aperta con la forza, qualcuno ha semplicemente letto quello che avevate lasciato dietro. Due casi opposti, però stesso messaggio. La cifratura ha retto. Il punto debole siamo noi e il nostro ambiente. Ok, ma a questo punto magari vi state chiedendo, ma tutto questo funziona davvero? Come fa un file cifrato ad essere così difficile da aprire? Ecco, quando create la vostra master password, il sistema non la salva da nessuna parte, non su un server, non in un file, da nessuna parte. Quello che fa invece è usarla come ingrediente per produrre qualcosa di diverso. All'inizio il sistema prende la vostra password e ci aggiunge un valore casuale unico, generato apposta per voi. Si chiama salt, il sale. Poi li butta insieme in un frullatore, un algoritmo che li trasforma in qualcosa di completamente diverso dagli ingredienti di partenza. E soprattutto non si può fare il contrario, cioè non potete prendere il frullato e riottenere la fragola intera, è impossibile. Questo frullatore gira migliaia di volte di fila, apposta per essere lento. Il risultato finale è una chiave crittografica, cioè una sequenza matematica unica che non si può invertire. Il SALT serve a distruggere una strategia molto usata dagli hackerini che si chiama Rainbow Table, che sarebbe una lista precalcolata di frullati già pronti. Con il SALT, anche se voi e il vostro coinquilino usate entrambi GAT123 come password, il risultato finale sarà completamente diverso e quindi quella lista diventa inutile. Però insomma, quella chiave che è stata creata viene usata poi per cifrare tutte le vostre password. Il risultato è quel file che vi ho menzionato prima, il Vault, che se qualcuno provasse ad aprire senza la vostra master password, vedrebbe solo una sequenza di caratteri senza senso, nient'altro. Ma quando volete aprire il password manager però, cosa succede? Perché quando ridigitate la master password,
il sistema non la confronta con nulla, perché non è salvata da nessuna parte, ricordate? Quello che fa è ricostruire la chiave da capo. Prende la password, aggiunge il salt, riesegue il frullatore migliaia di volte e se la password era giusta, la chiave combacia e il vault si apre. Se avete sbagliato anche solo un carattere, la chiave è diversa e il vault rimane chiuso. E qui torna utile quella lentezza di cui parlavo, un po' come lo sportello del comune, ma questa volta intenzionale e utile. Immaginate che qualcuno voglia scoprire la vostra master password provandole tutte una per una, quindi password, nome del cane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via. Ogni tentativo richiede di ricostruire la chiave da capo e quel processo costa appositamente qualche centinaio di secondi. Sembra niente, ma moltiplicate quel tempo per miliardi di tentativi e quello che potrebbe richiedere poche ore diventa improvvisamente qualcosa che richiederebbe secoli. È come se ogni volta che provate una combinazione sul lucchetto doveste aspettare 30 secondi, prima di poterne provare un'altra. Su 4 cifre è ancora fattibile, ma su una frase intera diventa fisicamente impossibile finire in una vita umana. Questa lentezza non è un difetto, è una scelta progettuale precisa. Quindi, alla fine, un password manager non è un posto dove mettere le password al sicuro, è un sistema che trasforma le vostre password in qualcosa di illeggibile, le custodisce per voi e le ricostruisce solo quando siete voi a chiederglielo, con la sola cosa che dovete veramente proteggere bene, la master password. Il password manager riduce da 50 a 1 il numero di cose che dovete ricordare davvero. L'alternativa è continuare a usare la stessa password ovunque, sperare che nessuno dei 30 siti faccia una cazzata e aspettare che qualcuno entri nel vostro account bancario per iniziare a preoccuparvi. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!